Soprattutto dopo stasera ritornerei alla partita d'andata che rappresenta un unicum. Siamo stati capaci anche di mettere bocca su quella gara là. Siamo stati capaci. E stasera sentivo anche un po' Seedorf, quasi infastidito da quello che aveva visto, no? Dicendo anche delle cose inesatte, mi permetto di dire, perché no, lui diceva ci sono state 20 occasioni e quindi 5 gol. Non è vero, all'andata c'è stata un'efficacia forse mai vista nella storia del calcio, proprio per conclusioni e realizzazioni. E quella rappresenta veramente un qualcosa da mettere lì in vetrina e da ogni tanto da andarla a vedere, perché difficilmente ci si ritornerà ad avvicinarsi a un contenuto del genere. E stasera, ragazzi, il PSG è la squadra più forte. È la squadra più forte da 2 anni a questa parte. Poi non sempre la squadra più forte vince, soprattutto in una finale magari dove l'episodio... sapete, ci sono tante situazioni che ti possono far cambiare l'inerzia, ma più che inerzia possono spostare. Però nell'arco di quello che ho visto negli ultimi 2 anni, il Paris Saint-Germain è qualcosa di clamoroso. E per me l'allenatore che è stato colui che poi ha reso questa squadra quella che è oggi, è quello che ha dimostrato di avere le idee migliori in questo 2026. Oggi nessuno come Luis Enrique, oggi nessuno, ragazzi. E quando non parlo di come poi i giocatori rispondono in campo. Ma è facile, ragazzi. Basti pensare, Kvara, giocatore fortissimo, in Italia l'abbiamo visto. Il Kvara che vediamo al Paris Saint Germain è il, che ne so, il Saiyan di livello 10. Non lo so, non sono aggiornato con il mondo di Goku, però ha fatto un'evoluzione pazzesca. Un'evoluzione pazzesca. Poi l'esempio più lampante magari è Dembélé. Ha fatto vincere un pallone d'oro a Dembélé, Luis Enrique. Gliel'ha fatto vincere lui, cambiandolo, ricodificandolo completamente. Poi meritato, non meritato, sapete, il pallone d'oro per me non è che questo premio che abbia chissà quale meritocrazia e chissà, va a rispondere chissà quali parametri, ma non siamo qui a discutere di questo. Però, cioè, cosa tocca, tocca. E poi l'anno scorso gli dicevano, anche giustamente perché in gare cruciali, Gigione magari ci ha messo la mano, oh, lui mette sempre la squadra al primo posto, mette sempre la squadra al primo posto e veramente non c'è il leader. Nonostante ci siano tanti leader, il vero leader è lui. Questa è la cosa che mi viene a vedere. Il vero leader è lui. Ragazzi, un altro po' non faceva segnare il Bayern Monaco, che minimo fa 2 gol a partita. Non c'è partita in cui faccia 2 gol il Bayern Monaco. Quasi non lo faceva segnare in casa loro. E comunque gli ha concesso veramente poco. Ma di che stiamo a parlare? Ma di che stiamo... Io ci penso, impazzisco, eh. Ma di che stiamo a parlare? E parliamone allora. E parliamone, signori miei. Prima, come al solito, vi invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo che come al solito ha bisogno di questi benedetti like, no? Sapete benissimo, abbordiamolo, si dice così dalle mie parti. E attenzione, attenzione, perché ci stiamo avvicinando davvero alla soglia del 45%. Vi ricordo sempre che tantissimi di voi sono iscritti, assolutamente il 54,2%, ma c'è un 45,8% che continua a guardare i video e non si iscrive. E allora noi stiamo man mano cercando di farla basare questa percentuale e ci stiamo riuscendo. Ed è una roba clamorosa. Grazie di cuore, ragazzi. Continuate ad iscrivervi perché a voi non cambia veramente nulla. E a me invece dà una grandissima mano. Grazie, grazie davvero per tutto. E
sono partito con questo elogio a pompa magna verso il PSG, che tra l'altro è una squadra che non è che mi stia simpatico, cioè a me storicamente parlando il PSG non mi è mai stato simpatico, che sia chiaro, non è che qualcuno oggi pensa che io sia diventato tifoso del PSG, tutt'altro, anzi tutt'altro, ma devo riconoscere innanzitutto quello che vedo semplicemente e quello che è stato il percorso, cioè questa è una squadra che da anni e anni, da decenni, no anni ormai, spende miliardi su miliardi e da Luis Enrique sono arrivati i risultati anche europei. Adesso arriveranno. Adesso una finale vinta e un'altra vai a giocare. La puoi vincere, non la puoi perdere. Però è quello il tuo livello, mi sembra chiaro. E ci arrivi quando poi, come dicevo prima, ti vai a privare di alcuni accentratori, come potevano essere Mbappé, se vogliamo lo stesso Donnarumma sotto alcuni punti di vista, perché la squadra prima di tutto e la squadra oggi doveva fare una partita anche più compressa, se vogliamo, l'ha fatta benissimo. Oggi una fase difensiva, visto che gli criticavano dopo il 5-2, ma ti fai rimontare 2 gol e rimetti tutto in discussione, ripeto, oggi partita veramente fatto bene e nelle 2 fasi di gioco il Paris Saint-Germain è stato superiore. Anche il gol che prende oggi il Bayern è un gol che non devi, ecco, quello lo devi un po' evitare. Attenzione, c'è un'efficacia clamorosa nell'1-2, bellissima, anzi la giocata di Kvara, subito gli chiude il passaggio, o chiude la triangolazione Kvara, però lì 1-2 e ti arriva in porta, cioè basta mettere quella palla in mezzo e si trova Dembélé solo. Lì inizio partita ti devi far trovare pronto, e mi riferisco ovviamente al Bayern, che ha avuto delle situazioni per carità, ma poco, se vogliamo molto più nel primo tempo, tra l'altro, no? Con qualcosina di Musiala a fine primo tempo, un tiro di Olise, uno di Luis Diaz, però poco, davvero, davvero poco. Ma io non è che non voglio dire che sono deluso dal Bayern, è che secondo me è stato talmente ben equilibrato, talmente ben centrato. Ho visto un Marquinhos clamoroso, una fase difensiva davvero ben fatta. Che mi viene difficile dire al Bayern ma siete mancati in questo e quell'altro, anche perché poi se gli dai mezzo spazio, come abbiamo visto nel finale a Ken, il gol te lo fa il Bayern, il gol te lo fa e te l'ha fatto, cioè, c'è poco da dire in tal senso. Però se vogliamo, l'unico difetto oggi del Paris Saint-Germain è che doveva magari chiuderla prima, perché le occasioni ci sono state. Nel primo tempo c'è l'occasione più clamorosa, secondo me ce l'ha sempre il Paris Saint-Germain con Joao Neves e fa una grande parata Neuer, e nel secondo tempo pure le parate le ha fatte Neuer in questa gara qua. E questo è oggi. Tante idee brillanti Company, ma ancora, cioè, ha bisogno di farsi un po' le ossa ancora, ecco. Luis Enrique, diciamo che qualche panchina in più e qualche esperienza l'ha vissuta e l'abbiamo visto stasera. Ripeto, per me oggi ha le idee migliori Luis Enrique, è il più credibile, il più all'avanguardia. Oggi lo metto davanti a tutti. Oggi lo metto davanti a tutti perché, ripeto, quello che sta facendo vedere il Paris Saint-Germain negli ultimi 2 anni è qualcosa di incredibile. Poi, forse, non lo so se farei anche un torto però a dire agevolati dal campionato, perché anche la Bundes non è che il Bayern si deve ammazzare per vincere la Bundes, però li vedi, vedi il Paris, ma anche il Bayern, proprio vanno a 1000, non hanno problemi di intensità, forse sono anche abituati a quel livello di pace, di ritmo, no? E questo è, ragazzi miei, questo è, lo so, per me è bella anche stasera, capisco. Ripeto, quella dell'andata la dobbiamo tenere lì perché è un unicum e non è una partita facilmente replicabile. E proprio per questo, per come è stata criticata, io dico: ma cosa ci abbiamo in testa? Non lo so, francamente. E niente, fatemi sapere a questo punto cosa pensate voi. Io vi invito come al solito a commentare, leccate e se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschi.